Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parliamo di valigette, valigette porta attrezzi, valigette controlli e valigette porta minuterie. Vi ho parlato più volte nel mio canale YouTube di valigette porta minuterie e non solo. Queste per esempio sono della Lidl, ma perché accumulando nel tempo tanti attrezzi hai bisogno per forza di riporli e di poterli trasportare. Quando ho trasformato il mio piccolo laboratorio, quindi ricorderete che questa parte era pieno di scaffali con tanta minuteria, tanti attrezzi, bene, la maggior parte di quelli che io non devo trasportare adesso sono all'interno di tante di queste valigette. Quelli che devo trasportare li utilizzo tramite il trolley, perché questi due sono due trolley, tra l'altro molto robusti, e che ci permettono di trasportare anche un elevato peso, e queste valigette sono fatte davvero benissimo, sono della Kubrick. Ricorderete che qualche mese fa alla Lidl hanno venduto anche un'altra valigetta con trolley sempre della Kubrick. Ecco, in quell'occasione io l'ho acquistata, l'ho utilizzata per tantissimi mesi per poter trasportare i miei incisori laser. Infatti all'interno c'è il laser picker e c'è anche il piccolo incisore laser a fibra. Questi li utilizzo quando non incido qua all'interno del mio laboratorio e mi sono trovato molto bene per robustezza, per qualità in generale, anche il portaminuteria. Questi li ho già riempiti, li ho utilizzato per tanto tempo, si vedrà anche dalle ruote che hanno dei segni di usura perché sono stati trasportati, e mi sono reso conto che effettivamente queste valigette della Kubrick sono fatte molto bene. Un'azienda che fornisce, costruisce, produce valigette anche per altre aziende. Ora però cambiamo inquadratura e faccio vedere come sono fatte, ma prima voglio farvi vedere un altro particolare. Per poter utilizzare queste valigette, oltre che per il trasporto, anche per un utilizzo funzionale, hanno prodotto questo accessorio che va messo sulla parte superiore, che ci permette di trasformare il nostro carrello in un piano di lavoro. Quindi ve lo faccio vedere rapidamente, anche se nel mio caso specifico non c'è il ripiano in legno, quindi mi occuperò pure di costruirmelo e di inciderlo, metterò anche dei riferimenti millimetrati eccetera. Comunque questo va messo nella parte superiore e vi farò vedere un po' tutto. Vi faccio vedere il loro sistema di combinazione, quindi come possono essere associati uno all'altro, come si possono abbinare le valigette grandi con le valigette piccole, ideali ovviamente per chi deve utilizzarle per lavoro, ma anche per un hobbista che ha bisogno di riporre e di trasportare le proprie attrezzature. Queste sono davvero ideali, quindi cambiamo inquadratura e guardiamole. E allora, innanzitutto facciamo una rapida panoramica. Guardiamo queste valigette così poggiate sul bancone. Questa per esempio, come vedete, è una valigetta a portaminuterie di dimensioni più piccole rispetto all'altra, però che si può incastrare perfettamente, quindi sovrapponibili senza nessun problema. Ne producono di diverse misure e diverse dimensioni con diversi tipi di scompartimenti, tutte compatibili e combinabili fra di loro. Queste sono quelle più grandi, Trolley Cart 2.0 della linea Kubrick One, e questa invece è della linea Kubrick Pro, quindi un po' più piccolo ma sempre un trolley molto robusto, entrambi di colore rosso HD Heavy Duty, quindi una plastica molto robusta, resistente agli urti. Questo per esempio non l'ho ancora utilizzato, ma questo che vedete in basso è quello che ho comprato al Lidl, e all'interno ci sono i vari incisori laser e tutti gli accessori. Adesso vi farò vedere un po' tutto, ma occupiamoci di vedere come sono fatti, proprio la struttura eccetera. Allora, guardate anche di lato, ha queste sporgenze, ci sono pure queste boccole filettate per poter poi utilizzare eventuali accessori eccetera, ma si possono anche sospendere, quindi appendere a muro eccetera. Come vedete queste sporgenze di rinforzo sono molto pronunciate, e questo proprio per evitare che eventuali urti possano danneggiare la valigetta rendendola inutilizzabile. Tra l'altro sono pure impermeabili, infatti come potete vedere da questa parte abbiamo la protezione IP66, e voi penserete vabbè, ma è scritto sulla confezione, lo dici perché è scritto sulla confezione. E no, perché dato che ho dovuto fare questi lavori all'interno del mio laboratorio, ho dovuto mettere tante cose fuori in esterno, ho beccato un paio di giornate di pioggia. Ebbene, queste valigette sono state sotto la pioggia, metterò le inquadrature con pioggia battente sulle stesse, e non si è assolutamente bagnato l'interno, non è entrata assolutamente una sola goccia d'acqua in 2 o 3 giorni di pioggia battente. Tra l'altro si vede che sono sporche ed impolverate, sono delle valigette che hanno lavorato davvero tanto, altrimenti non avrei assolutamente avuto modo di riporre le varie cose, ma ora mi danno anche la possibilità di poterle trasportare facilmente. Partiamo guardando quello della Lidl che ho acquistato qualche mese fa. Si apre sollevando questa linguetta da questa parte, questa da quest'altra parte, e poi troviamo queste due chiusure, una a destra ed una a sinistra, e accediamo al comparto dove abbiamo questi divisori. Come vedete si possono rimuovere anche del tutto e utilizzare il ripiano per mettere eventualmente all'interno attrezzatura, comunque qualcosa che occupi tutto lo spazio, oppure possiamo utilizzarlo come portaminuterie. Per poterla separare quindi bisogna sollevare questa parte, ma come vedete non si stacca, perché abbiamo un altro sistema da questa parte
che la blocca in questo modo e ci dà la possibilità quindi di staccarla e accedere direttamente al valigione nella parte bassa. Aprendolo infatti accediamo al comparto sottostante e troviamo la valigetta che mi serve per fare le incisioni sulle superfici in vetro, questi divisori e l'incisore laser disposto al suo interno con qualche altro accessorio, quindi l'alimentatore eccetera. Troviamo tutte cose disposte per bene e sulla parte bassa c'è l'altro incisore laser a fibra, quindi anche in questo caso stacchiamo. Si solleva la valigia che, come potrete vedere, ha uno scatto nella parte finale. Ok, questo ci permette di mantenerla sollevata e non avere il fastidioso problema che la maniglia a volte si abbassa ed è letteralmente insopportabile. In questo caso questo problema viene risolto semplicemente con questo scatto. Qua più in basso troviamo l'altro incisore laser, anche questo disposto all'interno, c'entra perfettamente. Mancano gli accessori perché sto utilizzando un altro incisore laser a fibra che è coperto da questa parte, quindi tutti gli accessori per il laser a fibra per ora li ho spostati. Nella parte posteriore troviamo il sistema per poter alzare ed abbassare la maniglia, quindi per occupare meno spazio, ruote gommate molto generose che ci permettono di trasportarlo con facilità e soprattutto di superare eventuali ostacoli che con le ruote più piccole sono difficili da superare. Adesso però guardiamo quest'altra linea, quindi sovrapponiamola e voglio farvi vedere che anche in questo caso si adatta perfettamente. Facciamo combaciare le parti sporgenti, si sovrappone perfettamente, possiamo trasportarla e utilizzarla in questo modo. Quindi pure in questo caso sistema di aggancio, ma guardiamo l'interno. Allora qua ho scelto di mettere per esempio attrezzature per materiale elettrico, quindi all'interno troviamo alcune guaine termorestringenti, una crimpatrice, alcuni rubacorrente, un piccolo tester, fascette eccetera. E anche più giù sto utilizzando alcuni mammut, un altro tester, alcuni led, insomma altro materiale elettrico che troviamo pure però in altri contenitori, quindi adesso vi farò vedere un pochettino tutto. Tra l'altro le valigette più piccole hanno questa impugnatura, quindi questa maniglia ammortizzata, invece quelle più grandi hanno la maniglia più rigida, quindi si possono trasportare in questo modo, semplicemente unite, ma possiamo utilizzarne anche 2, 3, 4 in base al peso e quindi trasportarle facilmente in questo modo. Questo ovviamente, essendo molto più grande, non è sovrapponibile né a quella della Lidl e nemmeno alla linea Quick Pro. Dobbiamo utilizzare la linea One 2.0, molto più grande e più generosa, ma comunque vi faccio vedere anche questa. Allora abbiamo sulla parte superiore questi due comparti con questo plexiglass trasparente. Ragazzi, io devo essere sincero, non mi sono preoccupato di essere gentile con queste valigette, le ho lasciate all'esterno. Questa è stata al sole per tantissimi giorni, volevo vedere se si opacizzava da qualche parte, se si rovinava con il sole. È rimasta perfetta, tale e quale come me l'hanno mandata, e si vede anche, ci sono i segni di sporco. Pure qua abbiamo questi divisori che si possono eventualmente rimuovere, guardate come sono fatte bene anche lo scatto. Chiudiamo e apriamo, vediamo l'interno. Troviamo questi scompartimenti che ci permettono di disporre eventuale minuteria relativamente grande. Come vedete abbiamo dei contenitori molto generosi e tutti i contenitori hanno queste rientranze. Adesso vi farò vedere a cosa servono. Eventualmente si possono rimuovere anche questi altri divisori per avere a disposizione tutto lo spazio all'interno. Anche questa copertura sulla parte alta eventualmente si può rimuovere per avere a disposizione ulteriore spazio verso l'alto. E volevo farvi vedere che su questa linea abbiamo anche la guarnizione ed è proprio questa che le rende praticamente impermeabili, possono stare senza nessun problema sotto la pioggia. Questa è una piccola valigetta porta minuteria con l'impugnatura da questa parte e l'apertura invece da quest'altra parte. Ci sono pure dei sistemi di incastro, del gancio eccetera, e voglio farvi vedere anche la particolarità di questi contenitori con questa sagomatura. Quindi passiamo ad altre inquadrature più interessanti e adesso vediamo il sistema per poter fissare i portaminuterie alla parete in modo temporaneo, perché queste due sagomature servono proprio per poterle utilizzare in questo modo. Quindi si mettono così, come vedete combaciano i due fori, quindi queste due sagomature con le due viti si mettono in questo modo e come vedete quindi la parete è organizzata e ordinata, perché i portaminuterie ci permettono di prendere quello che ci serve. Tra l'altro a patto di utilizzare delle viti idonee, in questo caso io per non avere queste viti molto a vista ne ho scelte alcune piccole, però come vedete rimangono molto salde, quindi nella loro posizione. Se poi esagerate ovviamente le colpite con forza per via delle viti piccole,
ovviamente possono cadere, ma questa è caduta su di questa, è rimasta in posizione, quindi per poterla togliere basta sollevare, e per poterla rimettere nella loro sede in questo modo, semplicemente tutte e quattro nella loro parete. Tra l'altro sulla valigetta più piccola, oltre a poterla sospendere, quindi appenderla alla parete, abbiamo lo stesso tipo di sagomatura dei supporti che abbiamo in dotazione su questa valigetta, quindi possiamo posizionarla sulla sua sommità, farla scorrere in avanti e incastrarla. Quindi abbiamo la possibilità anche in questo caso di trasportare tutto in modo solido, e se vogliamo tramite questo si può anche incastrare per evitare che la stessa venga spinta in avanti. Quindi un sistema davvero intelligente, possiamo affiancarne più di una ed eventualmente sovrapporne altre. E allora, adesso senza rispettare nessun criterio ben preciso, passiamo a questa valigiona più grande. Come vedete in questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare sia i contenitori, portaminuterie, i valigioni più grandi, perché abbiamo tre tipi di incastro, quindi possiamo utilizzare tre misure differenti. Come vedete qua abbiamo anche questo riferimento sia con misurazione metrica che in pollici, e che può essere utile per prendere eventuali misurazioni. Nulla di estremamente preciso, ma se dobbiamo tagliare un cavo, vogliamo sapere la misura, abbiamo sempre questo riferimento. Quindi apriamo. All'interno in questo caso ho messo semplicemente la piccola saldatrice della Weldinger, i guanti, e da questa parte andranno tutti i pacchi con gli elettrodi. Quindi anche in questo caso, se devo fare una saldatura in esterno, mi trasporto tranquillamente la piccola saldatrice, tutto quello che mi serve, cavi di massa, pinza, portaelettrodo eccetera, e con questa valigia sono a posto. Adesso torniamo alla linea System Pro e voglio farvi vedere questa, che è quella che in realtà ha lavorato di più e che si è presa pure lei un bel po' di pioggia. Come vedete all'interno in questo caso ho disposto tutte le varie viti, tasselli eccetera, e in questo caso ragazzi, proprio per la realizzazione del laboratorio, tutte le viti, tutti i vari tasselli che ho utilizzato sono stati presi e trasportati grazie a questa valigetta. Guardate i segni della pioggia questa forse è stata quella che si è beccata più pioggia e non è entrata una sola goccia. Quello che vedete qua come polvere ovviamente è dovuto a tutti i lavori che ho eseguito e al fatto che questi portaminuterie erano disposti poggiati sulla parete grazie alle segomature per le viti. Ma tra l'altro volevo farvi vedere un dettaglio: hanno uno scatto che gli permette di rimanere sollevato, quindi non ci ricade sulle braccia mentre stiamo lavorando, mentre lo smuoviamo in questo modo rimane perfettamente al suo posto e non abbiamo il rischio che ci vada a finire addosso. Per chiuderlo dobbiamo spingerlo noi. Quando sono nuovi hanno uno scatto un pochettino più pronunciato, ma avendolo aperto centinaia di volte già ovviamente rimane nella sua posizione, ma non ha più lo scatto che ha quando sono nuovi. Quindi richiudiamolo e passiamo ad altri. Questo invece è uno di quegli accessori che ho apprezzato tantissimo, perché nel caso in cui dobbiamo trasportare qualcosa di relativamente piccolo, allora riusciamo a disporlo al suo interno, come in questo caso, senza nessun problema. Quindi se fosse una valigetta con coperchio potremmo tranquillamente trasportarlo, ma in questo caso come vedete coperchio non ne abbiamo. Se io voglio mettere per esempio queste, non riesco a utilizzarlo in questo modo, quindi posso utilizzare quest'altro accessorio che mi dà la possibilità di estendere la mia valigia. Come vedete si incastra perfettamente, nella parte interna abbiamo questa sagomatura che va a combaciare a perfezione e quindi riesco a mettere al suo interno anche qualcosa che sia più abbondante, che sporga e che altrimenti non riuscirei a trasportare. In questo modo riesco ad avere la possibilità di estenderla, poi sulla parte superiore posso utilizzare un'eventuale valigetta e quindi continuare a utilizzarla o eventualmente estenderla ancora di più fino ad arrivare a un'altezza a mio gradimento per poter trasportare anche qualcosa che sia più grande. Questi invece sono degli accessori che servono per poterle fissare a parete, come vi dicevo poco fa, grazie sia a tutti i sistemi di incastro, alle boccole che troviamo lateralmente, le troviamo su tutti i modelli. Abbiamo la possibilità sia di affiancarle che utilizzare altri sistemi di fissaggio e anche fissarle sulla parete. Quindi questi sono degli accessori, come vedete qua sulle immagini, che servono per poterli appendere eccetera. Ovviamente ci sono dei limiti per quanto riguarda il carico, quindi bisogna rispettare tutte le varie indicazioni che ci sono sulle etichette, ma sia questo piccolo portaminuterie che tutto il resto si può anche disporre all'interno di furgoni, all'interno dei laboratori nelle pareti eccetera. E allora ora vi faccio vedere, a proposito di sistemi di incastro eccetera, anche questo che si può pure lui appendere. Abbiamo tutti i vari sistemi con tutti i fori con la svasatura per la testa della vite. Quindi come vedete questo è ancora inutilizzato, abbiamo uno scatto più pronunciato rispetto a quello che vi ho fatto vedere poco fa, e hanno anche un sistema particolare. Come vedete qua abbiamo questa forma
Se io provo a sollevare questa, nonostante abbia già staccato i suoi ganci, sia a destra che a sinistra, non si stacca, perché bisogna tirarla in questo modo e disincastrarla. Abbiamo infatti questa sagomatura, come vedete, spingo, si incastra e rimane nella sua posizione. Hanno inventato un sistema di valigette davvero intelligente. Comunque rimuoviamola e vi faccio vedere anche questo. Qua in questo caso ho semplicemente riposto delle bobine per la saldatura con il filo e in questo caso ho voluto utilizzarla semplicemente per riporle, però vi dà la possibilità di avere tutto ordinato. Ne abbiamo altre anche qua sotto, qua giù ci sono ancora bobine di filo animato e qua ne abbiamo diverse, come vedete. In questo modo riesco ad avere tutto per bene sistemato da riporre e quando mi serve trasportarle, se devo trasportarle, le incastro e me le porto via. Ora invece diamo un'occhiata al trolley. Allora, come vedete, ruote anche in questo caso gommate, quindi anche in questo caso più grandi di quelle della Parkside. Si superano tutti gli ostacoli senza nessun problema. Per dover entrare e uscire per esempio da degli infissi che hanno anche la parte bassa con il battente o eventuali cancelli o strade con brecciolino eccetera, si superano gli ostacoli senza difficoltà. Pure in questo caso, come il valigione che vi ho fatto vedere poco fa, abbiamo riferimenti con la scala metrica e imperiale, abbiamo le 3 misure e anche in questo caso abbiamo la maniglia con lo scatto. Una volta aperta, come vedete, guardate, voglio farvi notare un dettaglio: le gocce di pioggia sono arrivate fino a qua, ma non è entrata assolutamente una sola goccia di acqua. Dentro è perfettamente asciutto, quindi troviamo i vari scompartimenti. Qua all'interno inizialmente avevo messo qualcosa quando ho sistemato il lab, però poi l'ho svuotato perché poi lo utilizzerò per trasportare altre cose e invece in quel periodo è stato utilizzato semplicemente per riporre, quindi per conservare, perché secondo me questo tipo di valigette appunto hanno questa doppia funzione: vi servono sia per riporre se volete essere ordinati, che vi danno la possibilità di poter trasportare comodamente. Tra l'altro anche la parte superiore ha tutti questi rinforzi che danno una buona robustezza e in teoria si potrebbero anche utilizzare per salirci sopra, per raggiungere dei punti più alti, anche se non è consigliatissimo avendo le ruote, però questo non si ribalta perché ha una base che poggia perfettamente. Altra cosa molto intelligente sono questi piedini, quindi quando noi ritraiamo completamente il manico per poterlo trasportare tipo trolley, che vanno a poggiare sul pavimento e questo fa in modo che gli stessi vadano a poggiare e fanno in modo che lo scivoli, quindi non sia possibile trasportarlo fino a quando non solleviamo l'impugnatura. Quando invece lo solleviamo, in questo modo abbiamo la possibilità di trasportarlo facilmente perché tutto si sblocca. Quindi questo è un sistema intelligente, effettivamente fa in modo che vada a appoggiare sul pavimento e così è antiscivolo, quindi rimane perfettamente al suo posto. Stessi rinforzi che troviamo anche nella parte posteriore, anche questa sporca di gocce di pioggia, ragazzi. Non so se chiedere scusa oppure se essere contento di queste gocce, perché vi danno la possibilità di rendervi conto di quanta pioggia abbiano preso e del fatto che non abbiano né punti di ruggine né nessun altro tipo di problema, rimanendo in esterno a prendere pioggia in alcuni giorni e sole cocente in altri giorni. Nessun problema, trasportate più volte, caricate in macchina. Comunque guardiamo anche la parte posteriore. Allora, come vedete abbiamo il sistema con le varie cerniere, quindi con questo sistema con questa barra in metallo, anche in questo caso boccole filettate, e poi il sistema per il trasporto con questa impugnatura molto generosa, e se io adesso lo premo questa impugnatura si ritrae, quindi rientra all'interno di questa sede occupando meno spazio. Ora passiamo al modello più piccolo. Nella parte superiore, aprendolo, all'interno troviamo disposti diverse attrezzature, quindi in questo caso delle chiavi inglesi eccetera, e nella parte più bassa altre attrezzature, quindi facili da trasportare, e mi hanno tolto l'impiccio di avere tutto sparpagliato, tutte cose disposte in modo disordinato. Nella parte più alta poi qua vanno gli altri contenitori portaminuterie che vi ho fatto vedere, e guardiamo quello che c'è sotto. Tra l'altro questa pesa perché all'interno c'è tanto metallo e quindi mi permette di trasportare anche cose pesanti. Questa è stata sbattuta da un angolo a un altro, ha preso anche diversi urti ad essere sincero, e non riporta alcun segno da nessuna parte, nessun tipo di maltrattamento. Possibilmente avreste preferito vederle perfettamente pulite,
però sono attrezzature che devono lavorare, che si sporcano, e quindi è giusto che io ve le faccia vedere nelle condizioni in cui si trovano quando vengono utilizzate. Questa invece contiene altro materiale elettrico, quindi su di questa andranno i portaminuterie che vi ho fatto vedere poco fa. Troviamo alcune cose, alcuni ricambi, spine triple, fili elettrici eccetera, alcuni tester, cercafase, insomma quello che mi serve, spellafili eccetera, per poter fare piccoli lavoretti di elettricità. E anche questo, come vedete, per evitare che mi ricada sulle mani, se lo apro tutto fa il suo scatto e rimane in posizione, anche scuotendolo in modo selvaggio rimane nella sua posizione, molto comodo. Nella parte più bassa abbiamo una valigia simile a quella che vi ho fatto vedere ora, che però ha ovviamente un po' di spazio rubato per via delle ruote. Quindi in questo caso, con un sistema simile a quello che avete visto poco fa della Lidl, basta sollevare questa parte per poter alzare ed abbassare l'impugnatura e quindi avere l'altezza che preferiamo. Allora adesso guardate, sono tutte sovrapposte, all'interno abbiamo un bel po' di peso per poter trasportare, quindi poter tirare verso dietro tutto il trolley. Basta mettere il piede da questa parte dove abbiamo questa sagomatura, si spinge in avanti e guardate come con facilità riesce, grazie alle sue ruote generose, a superare questo ostacolo, che non era tantissimo, però è riuscito a farlo senza nessun problema, e anche con ostacoli un pochettino più pronunciati sono riuscito a superarli senza problemi. Ovviamente non devono essere gradini enormi, e anche con ostacoli più pronunciati, visto che le ruote sono più sporgenti, da questa parte abbiamo questa parte più rientrata rispetto alle ruote, riusciamo a superare anche dei gradini un pochettino più elevati. E allora ragazzi, quindi come avete visto il sistema Cubic System ci dà la possibilità di combinare fra di loro diversi tipi di valigie e di trasportarli con facilità, robustissimi e fatti davvero molto bene, a partire da quello della Lidl, che non mi aspettavo sinceramente. Ho visto quando era in vendita che effettivamente era di qualità superiore rispetto a quello della Parkside, però era venduta a Lidl, insomma non ci ho fatto tanto caso. Poi ho guardato il marchio, mi sono documentato, ho visto la linea che avevano e beh ragazzi, avete visto, compatibilità al 100%. Non vi ho fatto vedere che anche le valigie più piccole si possono sovrapporre al sistema 2.0, quindi si sovrappongono perfettamente, si possono incastrare, hanno anche la loro sagomatura che gli impedisce di cadere. Secondo me sono davvero dei prodotti validi, fatti benissimo. Ci sono diversi tipi di combinazione, potete comprarle con e senza trolley, potete comprare solamente portaminuterie, potete comprare ciò che viene eventualmente appeso. Insomma, questo è solo il primo video, perché ho intenzione di fare altri video, voglio farvi vedere qualche altra particolarità, tutte cose che in un solo video non si possono vedere. Ma spero che già con questo vi abbia schiarito le idee, vi abbia fatto conoscere eventualmente una linea di prodotti o che non conoscevate o che conoscevate ma non sapevate tutte queste cose. E sul sito della Cubic avete anche la possibilità di configurare in base alle vostre esigenze, ai vostri gusti eccetera, tutto quello che può servirvi, perché c'è un simulatore 3D che vi dà la possibilità di scegliere il prodotto e sovrapporre tutti i vari pezzi, quindi configurare il sistema in base a quello che serve a voi. E ancora piccoli dettagli e piccoli segreti su questi prodotti ne vedrete. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione qua giù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!